Ciao a tutti, io sono Steve Energy e benvenuti in un nuovo episodio di presentazione dei nuovi contenuti rilasciati da Colossal Order e Paradox Interactive. Andremo a vedere in questo commento del video che è stato fatto originalmente da Todi YPQ, una grandissima content creator che saluto, dove possiamo già vedere il video originale dove abbiamo diversi contenuti aggiunti. Lo avete sicuramente visto, lo andiamo ad esaminare in qualche particolare. Ecco, per esempio, questo è già un contenuto nuovo. Questi due piccoli parchi potrebbero essere o aggiunti, penso già fatti, perché hanno diversi elementi e diversi, però potrebbero anche essere frutto di alcuni prop messi vicino. Quindi, come vedete, ci sono già nuovi contenuti con piccoli oggetti, piccoli probabilmente alberi, perché questo albero piccolo non mi sembra, potrebbe essere quello africano, potrebbe essere, sì. E poi hanno anche questo parco a sinistra, è assolutamente nuovo, con queste bancarelle. E i contenuti sono principalmente, in questo video hanno esaminato gli hotel che vengono sbloccati a livello 3 in Tiny Town, dove si possono sbloccare gli hotel a partire da 3 differenti hotel a una stella. Sono appunto nel tab Hotel Parks and Plaza, dove ci sono sia i parchi di una certa grandezza sia gli hotel. Come vedete, ci sono diversi contenuti di alberi. Questo è un birch tree, quindi penso che sia assolutamente nuovo aggiunto, quindi suppongo che ci siano anche altri contenuti che verranno rivelati nella free patch che andremo a vedere in un altro video. Ci sono differenti tipi di parchi che sono stati aggiunti con differenti grandezze, con anche l'acqua, quindi per la prima volta, come avete visto, torniamo un attimo indietro, ci sono i pond, cioè ci sono gli stagni. Vedete che qui ce n'è uno, c'è l'Old Bridge Park e poi ce n'è un altro, quindi abbiamo 2 parchi dove per la prima volta c'è dell'acqua. Io non ricordo, non mi sembra che ce ne siano degli altri, se non fatti custom, ovviamente con le mod. Quindi abbiamo anche questa, come vedete, hanno diverse, c'è un parco con un campo da basket, eccolo qua, quel parco che abbiamo visto che aveva fatto vedere Todi con le bancarelle, il parco con gli alberi dove ci sono anche gli alberi africani e così via. Ok, quindi vedete, questi sono parchi nuovi dati appunto dall'espansione Hotels and Retreats, che è un mini DLC. Quindi aggiunge una meccanica nuova. Si vanno a sbloccare gli hotel appunto con Tiny Town. Si parte da un livello 1, quindi si ha una stella di base e poi piano piano si arriva fino alle 5 stelle, ma non è un meccanismo che va a coinvolgere il solito distretto che deve essere costruito. Qui non c'è distretto, questo è un meccanismo a tutta mappa, quindi esattamente come il meccanismo della polizia, come il meccanismo di altre cose che non riguardano un tracciamento di nessuna zona. È stata aggiunta la funzionalità degli hotel e delle manifestazioni all'interno degli hotel. Questo, quindi, come vedete, questo Sidewalk Restaurant è uno degli hotel che vengono dati. C'è il pulsante a destra che vi dà delle variation e in questo caso ci sono 3 variation, quindi 3 composizioni dello stesso building, dello stesso edificio, che quindi hanno, come vedete, cambia la miniatura è la stessa qua, però effettivamente cambia l'aspetto, quindi questo è un ristorante con questo look, con questo aspetto, piuttosto che un altro. Ci sono anche
ci sono anche nuove prop. Ecco, come vedete c'è il Tiny Playground, quindi come avete visto il playground è il campo da basket, molto molto carino, dove probabilmente è funzionale, qui non lo vediamo, però ci sono 1, 2, 3, 4 variation dello stesso campo, suppongo, perché qui nella finestra, nella descrizione si vede esattamente in questo modo: intrattenimento 75 e visitor capacity 30, quindi attraggono, funzionano come parco, una specie di mini golf, stagno, vedete, sempre appunto diversi parchi, quindi lo stesso parco. C'è questo meccanismo che non abbiamo visto ancora, o meglio abbiamo visto negli ultimi DLC aggiungere questa molteplicità, queste varianti, appunto variations in inglese, di composizione dei parchi. Quindi potremo andare a fare un parco con questa conformazione e andarlo a personalizzare. Possiamo scegliere in questo caso fra i 3 ristoranti e così via. Direi che è un'idea molto bella, quindi si hanno tanti parchi invece che averne uno. Adesso abbiamo per esempio il dog park, ce n'è una variante, quindi abbiamo tante varianti per lo stesso edificio parco. Molto bella, idea molto molto bella, e a differenti grandezze, e quindi caspita, avremmo sarà anche magari non facile andarli ad individuare e a riconoscere una volta che vedremo le mappe. Come vedete abbiamo 5 nuove mappe: Coastal Flatlands, Emerald Cliff, Maze Valley, Shifting Sands e Weaving Waters. Quindi abbiamo 5 nuove mappe con diversi, anche qua ovviamente il solito mix. Ci sono parecchie colline in queste, abbiamo un paio di abbastanza flat con qualche, una col deserto, ma soprattutto, come avete visto, un paio con delle montagne piuttosto alte, quindi non proprio semplicissimi da fare, non proprio semplicissimi da riuscire a gestire, quindi se non con ponti giganteschi, quindi ci vorrà un'idea, ci vorrà una creatività per renderla molto carina. Non sono mappe facili assolutamente, da quello che si può vedere. La meccanica degli hotels and retreats è, come vedete, a tutta mappa. Come vedete, se voi andate a vedere il livello di inquinamento delle industrie piuttosto che il livello di altre cose, di attrattività, allora ha coinvolto in questo caso il turismo. Il turismo è stato, diciamo, abbastanza stravolto, perché i turisti si dividono in 4 categorie. Ci sono i turisti, i sightseeing tourist, gli shopping tourist, i business tourist e i nature tourists. I sightseeing tourist sono quelli che vanno a cercare gli unique building e i parchi. Quindi, per esempio, come vedete, il viola sono le risorse che vanno ad interessare la mappa che ci viene presentata. Quindi questa è una mappa data dalle InfoViews. Dove vedete l'azzurro c'è poca attrattività, dove vedete il verde chiaro c'è un'alta attrattività. Quindi le strutture vanno possibilmente piazzate all'interno della zona che ha alta attrattività, in questo caso per gli hotel che sono di tipo nature, quindi quelle per i turisti che vanno a cercare i nature tourist, per esempio. Nulla vi vieta di andare a sviluppare anche altre zone, piazzare un hotel e andare a creare attrazioni naturali, di modo da andare ad aumentare, a far diventare verde chiaro anche una parte che invece è grigia piuttosto che azzurra. Ovviamente, come dice anche la descrizione, ci sono determinate caratteristiche da dover soddisfare, tipo avere
non avere rumore, non avere inquinamento e così via, no? In questa nuova espansione ci sono appunto 3 tipi di catene che si possono fare, quindi vanno ad aggiungere tantissime cose e si possono sfruttare queste nuove mappe che, come vedete, hanno incroci anche piuttosto nuovi e anche abbastanza grandi, che ci porteranno davanti a sfide nuove. Quindi un cavalcavia molto molto ampio, senza la possibilità facilmente di andare ad aggiungere svincoli, quindi insomma mappe che piano piano vanno a complicarsi. In questo caso, per esempio, questa mappa, come vedete, non ha tanti accessi, ha un'isola non accessibile via ponte, se non con qualcosa di lunghissimo, e bella, molto molto bella questa mappa, molto molto stimolante. Ecco come si presenta, per esempio, questa mappa quando la andiamo a vedere con la infoviews degli hotel. Come vedete ci sono i 4 tipi di turisti: i sightseeing tourist, i shopping tourist, i business tourist e i nature tourist. Si ha una parte di un colore che va ad individuare, come abbiamo visto, dal blu dall'azzurro al verde chiaro, e ovviamente gli altri hotel attivi sono come vedete più o meno panna, arancione, panna, qualcosa del genere, oppure viola, come abbiamo visto nell'altra parte. Gli hotel di questa zona devono essere messi vicino ad ambiente naturalistico per attirare i turisti e generare quindi income. Una mappa del genere è l'ideale, ci sono tanti spot, tanti posti dove andarli a mettere, quindi si possono andare a sviluppare diverse zone sia dal punto di vista costiero che dal punto di vista invece naturalistico, collinoso. Questa è una mappa canyon con un sacco di natura, in questo caso anche qua dal punto di vista collinoso, e questa ancora più difficile perché abbiamo un incrocio lontano, molto molto deserto, quindi abbiamo 5 mappe impegnative. Per quelli che vogliono un po' di sfida, ecco, questa è una mappa già che mi piace abbastanza. C'è anche il collegamento per fare il porto, quindi in queste mappe non so esattamente se in tutte, ma ci sono, come vedete. Non è detto che se c'è il fiume non c'è il collegamento per fare il porto, quindi sicuramente basta mettere un porto vicino e si andrà a vedere fin dove arriva la connessione. I parchi sono qualcosa di fantasmagorico, perché si ha lo stagno vivo con l'acqua comunque assolutamente viva, questi ponti che non so se sono se si possono usare, probabilmente sì, se l'hanno aggiunto, caspita, è una bella aggiunta vanilla. E qui c'è il gazebo classico, la quercia, direi che tutto quello che vediamo è abbastanza vanilla, ma questo parco grande è molto bello, che messo vicino agli hotel che vediamo qua di fianco dà qualcosa di veramente veramente stimolante. Invece per quanto riguarda i nuovi edifici, andiamo assolutamente a scoprirli. Già come abbiamo visto nella schermata prima, abbiamo visto assolutamente questo fantastico hotel a forma di resort. Quindi ci potremo sbizzarrire, non solo mettere i nostri campi da beach volley, ma addirittura fare un hotel alla Dubai, alla Maldive, quindi tanta roba, una bella idea.
e come vedete si potrà fare, appunto c'è questo porticciolo molto carino, finalmente un porticciolo turistico che non è la marina, quindi con proprio l'accesso pedonale molto 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 bello. La gente non si dovrà più suicidare e buttare da 20 metri col paracadute per andare a raggiungere la barca, ma potrà camminare dolcemente, arrivare, prendere il motoscafo, prendere la barca a vela e andare. Assolutamente bellissimo. Questo è uno degli hotel che, come vedete, caspita, è veramente esagerato, veramente tanta roba. Come abbiamo visto, i turisti si dividono in 4 categorie, no? Quindi abbiamo delle strutture che avranno aumenteranno di livello dal livello 1 al livello 5, quindi cambieranno forma, come appunto vedete. Andiamo adesso ad esaminare più in particolare come funziona la meccanica dei nuovi hotels and retreats. A livello 3, quindi alla Tiny Town, abbiamo visto che si sbloccano gli hotel. Gli hotel, all'inizio avremo 3 differenti hotel a 1 stella che dovremmo piazzare e cercare di raggiungere determinate milestone per andare a sbloccare gli hotel di livello successivo. Abbiamo detto a tutta mappa, senza tracciare nessun tipo di distretto. Hotel che si vanno a mano ad aggiungere alla nostra catena e, come vedete, li trovate appunto nella nuova tab. Per esempio c'è questo small hotel, come vedete ce ne sono diversi di livello. Questo è già di livello 2. Ci sono i primi 3, probabilmente sono questi qua a sinistra, sono quelli di livello 1. Si andranno a mettere non solo gli hotel, non ne basterà mettere 1, 2, 3, 1 per tipo ed è finita lì. Ci sono diversi tipi di milestone da raggiungere, quindi un certo tipo di profitto, un certo numero di visitatori, quindi probabilmente dovremmo metterne anche più di uno per tipo, quindi non ci aspettiamo di piazzarne 3 e di finire. E come vedete cambiano molto per dimensione e per forma, non sono solo 3x3 o 4x4, hanno un certo costo, quindi per esempio questo hotel a 3 stelle per essere sbloccato ha bisogno di avere per esempio weekly hotel profit, dobbiamo guadagnare settimanalmente 5.000. E qui per esempio nel video il guadagno è 961, quindi capite bene che bisogna piazzarne di hotel e messi anche bene per raggiungere la milestone. L'upkeep, il mantenimento è 2008, quindi non è che possiamo affrontare questa spesa all'inizio quando magari abbiamo ancora 2000 di guadagno. Dobbiamo avere un'economia abbastanza solida, potremmo già cominciare a piazzarne qualcheduno, ma di livello 1. Quindi bisogna avere Todi ha messo infinite money, ha messo soldi infiniti, quindi difatti è in rosso, c'è il numerino rosso sotto, non so se lo vedete, quindi non è proprio facilissimo, ecco, tenetela presente. 2000 sim, 2000 cim, 2000 dollari di Skylines, diciamo, sono abbastanza, come sapete, non sono proprio bazzecole, ecco. Per ogni hotel, per ogni struttura ci sono determinate cose per farla fruttare. Come vedete ci sono queste 4 categorie: la macchina fotografica, la borsettina rossa, la valigetta blu e la montagna verde. Sono i 4 tipi di turisti. E ogni
hotel ha determinate possibilità di sviluppo in determinate aree con determinati turisti. Per esempio, questo small hotel predilige gli shopping tourist, che sono questi arancioni. Quindi il primo giallo sono quelli che vanno, i sightseeing tourist, che vanno principalmente quelli con la macchina fotografica, vanno a fare, vedetela così, vanno a fare le foto ai monumenti e ai parchi. Entrano, pagano i soldi per entrare per esempio nei parchi dove c'è da pagare, per cui vanno a cercare espressamente quelli, e questo punteggio aumenterà se questo hotel è vicino a delle cose da fotografare come unique building e parchi. Il secondo sono gli shopping tourist, vanno a cercare dove fare acquisti, quindi zone commerciali, centri commerciali, vanno a spendere. Quindi qua vicino ci devono essere zone commerciali, infatti la barra è molto alta, zone commerciali e cose da poter essere acquistate. La borsettina blu sono i business tourist e sono quelli che sono in visita per lavoro. Quindi non andranno a spendere soldi nei vari per comprarsi la maglietta, non andranno a fotografare i parchi, ma andranno per lavoro. Quindi andranno magari dall'hotel oppure col treno dentro all'ufficio oppure alla zona commerciale per raggiungere la trattativa commerciale che devono e poi se ne tornano via. Però anche loro nell'hotel spendono. L'ultimo sono i nature tourist, che sono quelli che vanno a rilassarsi, vanno lontano dall'affollamento della città e si vanno a divertire e a rilassare vedendo degli scenari naturali che possono essere dati da colline oppure coste in giro per la nostra città. Tutti questi hotel, come vedete, una volta che andiamo a selezionare l'hotel che dobbiamo piazzare, andando in questa nuova tab che è aggiunta, quindi andando sotto ai parchi, quindi vengono identificati, vedete, col solito cavallo del parco, questo hotel di livello 1, e a seconda che voi cambiate il tipo di hotel, le caratteristiche vanno a cambiare. Avete visto che ha cambiato, la mappa ha cambiato colore, perché per esempio questa rental cabin non va per esempio nel centro, non è adatta per essere messa al centro della città, ma difatti vedete che è molto per i nature tourist e i sightseeing tourist, quindi i turisti che vanno a vedere e i turisti che vanno a fare le scampagnate, quelli che vanno a camminare. Quindi diciamo che deve essere messa vicino agli alberi, vicino alle coste e vicino ai monumenti. Quindi a seconda che noi cambia il colore e qua sopra tramite il colore vedete la popolarità. Questa qua di nuovo, quindi andiamo a vedere se riusciamo a trovare, a capire questa qua andando un attimo indietro. Eccola qua. Come vedete questo qua ha una caratteristica un po' più generica. Vedete che le barrette dei 4 tipi di turisti non sono, mentre prima nella rental cabin ce n'erano solo 2 e quindi di verde chiaro ce n'erano poche zone, questo qua invece è piuttosto, diciamo, facile piazzarla, ecco, perché come vedete il verde chiaro è praticamente dovunque, se non dove non c'è una mazza, e vabbè, ovvio, non c'è niente da vedere. Quindi questo è soprattutto vicino ai monumenti e alle zone commerciali. Quindi a mano che io trovo la zona più appetibile, la zona più verde chiaro, l'hotel va a generare profitti, quindi massimizza la sua prestazione, va a guadagnare, va a generare più soldi per noi. A seconda che va su di livello è sempre più difficile andare a soddisfare le necessità, e come vedete si può raggiungere la InfoView sia andando a selezionare
in basso, come abbiamo visto, l'hotel, l'edificio, oppure qua nel pannello delle infoviews. Ogni tanto mi chiedete sempre le infoviews cosa sono, dove sono. Il termine inglese appunto la parte di controllo e monitoraggio. Come vedete, andando a selezionare questa ultima e direi finale aggiunta, perché questo sarà l'ultimo mini DLC di City Skylines versione 1, l'avremo con questa icona particolare, e possiamo vedere esattamente la stessa cosa che andiamo a selezionare l'hotel. Quindi a seconda del tipo di hotel si vanno a vedere le caratteristiche e il colore dove andare a piazzarla. Ogni zona ha determinate caratteristiche di appetibilità. Per esempio, in questo caso vedete quelli che vanno a vedere i monumenti, quelli con la macchina fotografica, vanno vicino ai parchi e abbiamo detto, alle cose da fotografare. Un'aggiunta positiva sono i trasporti pubblici, quindi le connessioni con gli autobus, i treni, le metro vanno ad aumentare le persone che possono raggiungere il nostro hotel, vanno ad aumentare la generazione di soldi, di guadagno, di profitto, e quindi ci danno una marcia in più per la nostra città. In negativo, tutte le zone hanno delle cose da cui bisogna stare lontano, quindi il livello di criminalità, l'inquinamento del terreno o dell'aria e altre cose. In questo caso, per quanto riguarda solo questi che vanno, i turisti base, diciamo, che vanno a fotografare, non vogliono crimine e non vogliono inquinamento, quindi non vicino alle industrie e non vicino alle zone malfamate, se no non ci va nessuno, se no avremo una perdita. Per esempio, invece, gli shopping tourist, quelli che vanno a fare shopping, a comprare, vogliono andare vicino ovviamente alle zone commerciali. Anche questi hanno un plus notevole con le zone con il trasporto pubblico, e direi che hanno le stesse cose negative, quindi non vogliono criminalità e non vogliono inquinamento del terreno. Però cambia la zona, perché cercano la zona commerciale. I business tourist vanno a prediligere le zone vicino agli uffici, anche loro i trasporti pubblici, e anche loro vogliono semplicemente, non vogliono inquinamento e criminalità generica. Invece gli hotel che vanno a sfruttare le zone e le bellezze naturali hanno in più anche il noise pollution, quindi l'inquinamento acustico. Vogliono silenzio, non vogliono cose che vanno ad essere a generare rumore, non le vogliono. Quindi come vedete sono lungo la costa dove non ci sono praticamente case, quindi questa già è una bella notizia. Allora, come vedete, qui c'è un riassunto delle caratteristiche negative. Bisogna andare quindi a cercare il posto giusto. Se manca, se, come abbiamo detto all'inizio, non c'è una zona verde chiaro o non ci piace esattamente in un certo punto, allora si può anche spostare. Se noi azzecchiamo la zona, come vedete, appena lo metto nel verde chiaro, alcuni indicatori sono già al massimo, quindi questo tipo di hotel di livello 2 è già quasi al massimo. Basterebbe aggiungere un po' di zona commerciale per andare a massimizzare questo 19 su 25. Quindi il punteggio a sinistra 19 è quanto è, il 25 è quanto può raggiungere. E poi c'è un tasso di popolarità che varia da 0 al 100%, gli ospiti e il prezzo. Possiamo andare a manovrare il prestito per andare ad aumentare sia la popolarità sia il numero di persone. E
ovviamente a mano che io vado a raggiungere determinati tipi di target, di obiettivo, questo per esempio è un hotel, è un conference hotel, quindi va vicino agli uffici. A mano che si sviluppano gli uffici, anche il nostro punteggio da 11 su 70 e la popolarità va ad aumentare. Vedete, 47, questo è diventato 18, 48, 50 e così via. Quindi 118, 128, 33. Quindi vedete che i numeri vanno ad aumentare, il guadagno va ad aumentare e facciamo un guadagno di 8.700. Quindi azzeccare un hotel poi ci dà anche una bella leva per poter metterne degli altri, per mantenere per esempio l'inizio di altri hotel, oppure per mantenere i trasporti pubblici, che per esempio, come sappiamo, essere sempre quasi sempre in perdita, no? Ecco, questo è un bel modo per avere una sostenibilità finanziaria per le nostre città. A mano che si vanno a raggiungere a un alto livello di ospiti, in quasi 269 su 350, anche mettendo il biglietto al massimo, come vedete, se si raggiungono, se i requisiti, chiamiamoli, per andare al massimo della redditività vengono raggiunti, si può andare su con il biglietto e raggiungere un solo hotel ci fa quanto magari una zona industriale. Quindi direi che è una meccanica molto potente, potenzialmente anche quasi un po' rotta, potrebbe essere. Qui per esempio come vediamo, di contro questo ha un rating del 100%, è un hotel che non va a generare più di tanto, anche se è tutto al massimo, non ha tanti turisti, quindi perché ha un biglietto molto dispendioso. Si potrebbe scendere oppure lasciarlo esattamente così se non abbiamo necessità di massimizzare particolarmente. Come vediamo qui il prezzo per notte, andando a diminuire o andando ad aumentare, andiamo ad influenzare il profitto. Ogni hotel, quando raggiunge il livello 5, vedete quale 5 stelline, in questo caso è questo mastodonte gigantesco, può generare degli eventi. Gli eventi sono una caratteristica nuova che l'abbiamo vista, se vi ricordate bene, per chi ha il DLC Concerts. Sono gli eventi generati per esempio quando si mette giù il campo per fare i concerti grandissimi. Quando il campo del concerto a mano che aumenta di livello genera eventi sempre più grandi, sempre più profittevoli, e questo la meccanica è uguale, soltanto che sono legati all'hotel. Diciamo questi eventi hanno una certa durata, hanno una preparazione, uno svolgimento e una fine. Ci sono tre, qui ne fa vedere 3, non so se poi ci sono solamente questi qua, però potrebbe essere. A seconda del tipo di evento si va a generare allora ovviamente si va a generare un income. Questo ci costa 35.000, dura 5 giorni e genera un bonus del 10%. Più è costoso l'evento, se l'hotel ha determinate caratteristiche e mi porta a determinati guadagni, mi fa generare, ovviamente c'è un bonus, attira più turisti e mi genererà a sua volta più soldi. Ok, quindi è anche questo un moltiplicatore di guadagno. Io scelgo l'evento, pago, aspetto la durata di 5 giorni e se l'hotel è giusto e ho i trasporti pubblici giusti, se ho azzeccato le caratteristiche di dov'è l'hotel, l'evento mi genererà anche un discreto guadagno. Si può appunto cambiare. L'ultimo, come vedete, costa 100.000, dura 2 giorni in più, ma c'è un bonus, attira il 30% di turisti in più. Quindi se io ho 4-5.000 turisti nella città,
e averne il 30% in più mi riempie la città e mi genera dei guadagni abbastanza grandi. Faccio partire l'evento e, come vedete, l'evento finirà in tot giorni, perché ci mette un po'. Quindi l'evento in se stesso dura un tot di giorni, però la preparazione è lunga, quindi non è solamente di 7 giorni. Quindi come possiamo vedere, gli hotel possono generare dei guadagni molto grandi. Questa è una città di 78.000 persone, Todi ha piazzato degli hotel in una città preesistente, quindi è riuscita a generare e a massimizzare la cosa, mentre per la parte turistica, quindi nell'income, in quanti soldi io faccio con il turismo, lei ha il 30% generato dal turismo e sono $100.000, sim dollari chiamiamoli. Non fa niente, fa quasi niente coi parchi, ma 100.000 da appunto eventi eccetera. Quindi come vedete tutte queste strutture possono essere guardate dal pulsantino Manage Hotels, che lo troviamo in giro. Gli posso cambiare nome, gli posso cambiare logo, gli posso cambiare colore, ovviamente non custom, non è che posso cambiare il logo e posso fare l'upload, purtroppo no, ci sono determinati shape, determinate forme, è così. Da qui dal pannello di gestione globale di tutta la catena, come vedete si ha un riassunto di tutta la catena, quanto profitto fa hotel per hotel, quanti ospiti c'ha, se è al massimo, se è al minimo, e se la popolarità è buona eccetera, e si può quindi intervenire. Se io vado a ordinare schiacciando il nome, lo ordino per popolarità. Come mai il Boat Hotel non è popolare? Vado sul Boat Hotel, vado a vedere le caratteristiche e vado a tentare di massimizzare. Lo Spa Resort non guadagna, come mai? Non lo so, si va a vedere tramite qua e si clicca e si va a vedere come mai. E quindi si va a massimizzare il profitto e a minimizzare ovviamente le perdite. Cliccando si viene teletrasportati e quindi si può andare a vedere quanto appunto genera quell'hotel. La popolarità può anche andare oltre il 70, in questo caso è 79 su 70, come già succede per altre strutture, quindi non ci stupiamo. Questo è la milestone da raggiungere, come c'è per esempio nel Plazas and Promenade. Quindi quando faccio una zona pedonale ho la zona finanziaria anche uguale, ma in questo caso non devo tracciare nessuna zona, questo è a tutta mappa. Quindi tutti questi hotel dobbiamo piazzarne più di uno per andare a raggiungere tutti i livelli, per andare a raggiungere dall'1 al 5. Quando si raggiunge il 5 facciamo gli eventi e abbiamo delle cose fantasmagoriche. Abbiamo un alto tasso, un sacco di soldi e così via. Direi che è una meccanica a me piace molto, mi piace veramente veramente molto. I trasporti pubblici, come vedete, sono una chiave per andare a massimizzare i turisti che arrivano davanti, però state attenti, perché per esempio se mettete una metro che arriva davanti a un hotel in una zona naturalistica o una monorotaia che va a fare rumore, andate a fare un effetto negativo sull'hotel, e quindi state attenti al trasporto pubblico che mettete vicino, quindi tenete sempre presente questa cosa. Bene, direi che
questa è una bella chiusura, vista così mi piace particolarmente. Ci sono anche, come abbiamo visto, questi nuovi parchi che io già vedendoli così vi do la mia opinione, così li adoro, non vedo l'ora che escano perché sono veramente belli. Quanti sono? Più di in questo, qui ne vediamo 7, ma la freccetta è bianca, quindi ce ne sono degli altri. Ogni parco, vi ricordo, che ha diverse variazioni, quindi ogni parco è multiplo, non ce n'è uno ma ce ne sono 3, 4, 5 con diversa composizione. Bellissimo, bellissimo, sono assolutamente estasiato. Non vedo l'ora di iniziare una nuova città da zero, vanilla completa, solo DLC, solo content creator pack e magari con una mappa nuova. Perché no? Direi assolutamente di sì. Bene, e questo è tutto. Se vi è piaciuto questo video lasciate un pollice in su, iscrivetevi al canale, lasciate un suggerimento, un commento, abbonatevi se volete supportare il canale nel suo sviluppo, in tutte le serie che vengono portate avanti, sia quelle vanilla che quelle con le mod, sia per quanto riguarda, ogni tanto facciamo delle introduzioni di giochi nuovi, e anche in tutto il corso che come sapete, se non lo avete visto, c'è un corso dal base all'intermedio e avanzato. L'avanzato lo stiamo piano piano andando a popolare con delle mod. Ci siamo concentrati molto adesso sulla parte base e sulla intermedia, che va a toccare tante cose, però ne deve toccare ancora molte. Questo è un gioco molto molto ampio, molto molto grande, e ringrazio assolutamente gli abbonati che vanno a rendere possibile questo impegno su YouTube, quindi ringrazio tantissimo i miei abbonati, perché senza di loro mi sentirei perso. E ringrazio Magin Vegeta, Guglielmo Lizio, Mr. Fabio 85, Marco Lamon, Francis 99, Compay Channel e Christian. Grazie ragazzi, e grazie a tutti quanti per essere arrivati alla fine di questo video. Spero che vi sia stato utile e ci vediamo col prossimo video di presentazione delle altre cose che usciranno il 23 maggio, data finale per l'aggiunta di contenuti, alla quale si aggiungerà una data non ancora fissata per un'altra free patch per andare a chiudere i bachi che eventualmente sono rimasti aperti. Ciao a tutti!